Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2026. Due carte, ragazzi. Imperatore e imperatrice, amici del cancro. È la coppia per eccellenza, quindi può essere che il mese, diciamo, abbia come un accento speciale sulle relazioni di coppia o su una relazione in particolare. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un cavaliere di pentacoli, un 6 di pentacoli, un 9 di bastoni, abbiamo il mondo, abbiamo un 3 di bastoni, cinque di coppe, 4 di bastoni e un matto. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. E in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questo cavaliere di pentacoli, qui c'è come un'energia lenta, iniziale, abbiamo un 6 di bastoni e la regina di spade, c'è come un qualche cosa, qualche tema che va definito, che va incasellato se vogliamo, può essere un tema legato al lavoro. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Forza. E 8 di pentacoli. Sì, può essere un tema legato al lavoro effettivamente o a un qualche tipo di lavoro che fate nel quotidiano. Per qualcuno si può trattare del prendersi cura di una persona vicino o in casa con voi, per esempio. Potrebbero essere i lavori nell'orto, i lavori della casa. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 3 di bastoni e re di pentacoli. Sì, sento come se fosse un qualche cosa che avrete da fare nel vostro recinto, nella vostra zona. Può essere anche una zona di vita, ovviamente, se non è una zona residenziale. Andiamo a vedere il mondo. Quattro di coppe. E cavaliere di spade. È come se ci fosse una sorta di indecisione. Allora, per qualcuno è uno spostamento con questo mondo, o da una situazione ad un'altra, o da un posto geografico ad un altro potrebbe essere. Per qualcuno io ho la sensazione che tutto questo tema possa riguardare una genitorialità.
Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un 8 di spade. E un appeso. Allora, devo dire che potrebbe iniziarsi come ad aprire qualche spiraglio davanti a voi. È vero che avete un 8 di spade, è vero che in questo modo anche 5 di coppe qui, quindi state vedendo un po' più nero di quello che realmente è. Avete anche la forza qui, probabilmente a qualcuno manca l'input, manca il coraggio di fare un passo, di osare di più, mi viene quasi da dire. Andiamo a vedere questo 5 di coppe, 7 di coppe. È come se qualcuno pensasse di non avere alternativa, come se pensasse di essere bloccato, di non poter ufficializzare qualcosa. Guardate, ho forte la sensazione che si tratti per qualcuno della ricerca di un bambino. Quindi magari nel vostro ambiente di famiglia non lo volete ancora far sapere fino a quando non succede, piuttosto che è una cosa che state pensando voi mentre non ne avete ancora parlato col partner o cose per lo stile. Sette di coppe e morte. È come se per dare il passo a queste opportunità del 7 di coppe si dovesse lasciare indietro qualche cosa. Può essere questa visione. Datemi una carta per il 7 di coppe. 3 di pentacoli. È come se qualcuno volesse costruire qualcosa, ma le cose vanno troppo a rilento. Se per caso non siete in età da figli o comunque non è quello il vostro obiettivo, qui ci può essere come un progetto che volete concretizzare, ma che in qualche modo è come se fosse sempre più lontano. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Giudizio, 5 di bastoni e diavolo. Amici del cancro. Qualcuno di voi potrebbe pensare che questa persona è l'anima gemella? Giudizio, 4 di bastoni, diavolo, imperatore, imperatrice. Potrebbe. Le storie con le anime gemelle sono sempre super travagliate, super conflittive e soprattutto una delle favole che ci raccontano o che ci raccontiamo perché noi poi a un certo punto crediamo a quello che ci fa comodo in quel momento in base al nostro ego, però è il fatto che insomma le anime gemelle non sono destinate a stare insieme per sempre. Ecco, questa è un po' la realtà delle cose e che ci piaccia o no sono il nostro specchio per quello che si chiama anima gemella, ci danno la possibilità di vedere quello che noi da soli non siamo in grado di fare, ci sbattono un po' in faccia la realtà. Andiamo a vedere il matto. E non è detto che sia una relazione romantica, può essere una relazione di amicizia, una relazione parentale, lavorativa, con un vicino. Però è come se avesse quest'ideologia, se vogliamo, o ci fosse questo sentore. E se consideriamo che comunque c'è anche un diavolo, sì che per qualcuno posso parlare di anima karmica, perché comunque c'è anche il giudizio. Quindi con questa persona può esserci come un karma da riequilibrare o in questa situazione, perché non è sempre detto che il karma sia con qualcuno. Potremmo avere anche un karma con la terra, un karma con il comune di residenza o cose di questo genere. Andiamo a vedere il matto.
ruota della fortuna, cambi e poi ancora cambi. Questo matto probabilmente non è ancora pronto per fare il salto, però sì che con la ruota della fortuna arrivano questi cambi, poi c'è un 4 di bastone, un 6 di spade, qui ragazzi c'è come una rivalutazione di qualche situazione, di qualche relazione, di qualche modo di pensare, potrebbe essere proprio di questa ideologia che abbiamo visto qui, perché qui abbiamo un 6 di spade che ci parla di credenze limitanti, di problemi legati al passato, di qualche cosa che noi credevamo essere così e invece a un certo punto ci si rende conto che no, non lo è. C'è come un cambio di prospettiva, un cambio di equilibri, un cambio delle stabilità, mi viene da dire. Imperatore e imperatrice sono una coppia molto pratica, stabile, focalizzata sul materiale, non è come dire pappa e papessa, ok? Che sono una coppia molto più spirituale. Lettura molto intensa, amici del cancro, devo dire. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Allora, io sento che qui c'è un tema con uno spostamento. Ehm, Ho come la sensazione che qualcuno di voi sia legato ad un posto o ad una situazione o magari, non lo so, dei figli, ad una signora o signore, anziano, parente da guardare e che quindi ci siano come dei problemi di dislocazione per cercare un posto di lavoro lontano a dove è questa persona o dove voi abitate, insomma. Sento che comunque a fine mese con questa ruota della fortuna arriverà come un'occasione, potrebbe essere un lavoro da svolgere in casa addirittura, o comunque a pochi passi da dove siete. E potrebbe essere anche un qualche cosa di continuativo. Potrebbe essere sporadico, ma continuativo. Quindi magari una settimana vi chiamano il lunedì e il martedì, la settimana dopo potrebbero chiamarvi venerdì, sabato e domenica, la settimana dopo... Cioè come se ci fossero dei turni o cose di questo genere. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono occupate, eh, ragazzi, periodo un po' impegnativo, periodo un po' lento, probabilmente potreste aver voglia di essere riconosciuti di più, aver voglia di spiccare di più in quello che fate, aver voglia di espandervi, magari volete provare, non so perché mi parlano di laboratorio, quindi laboratori nuovi o potrebbero essere laboratori, laboratori possono essere chimici, possono essere artistici, cioè spaziate con la fantasia, però a me quello che è arrivato è quello. Ehm, può effettivamente sbloccarsi qualche cosa, secondo me nella quarta settimana del mese, scusatemi, nella seconda settimana del mese, perché abbiamo la ruota della fortuna. mm? Fate conto, la settimana 1 e la settimana 2, ok? Per le persone che sono autonome, sento che è come se, allora, non vi vanno male le cose, però è come se non si espandessero, è come se voleste più garanzie, voleste arrivare a più persone, ho come questa sensazione. Ehm, E devo dire che qui c'è un tema da rivedere, potrebbero essere i concorrenti, potrebbe essere che abbiate bisogno come di dare quel valore aggiunto alla vostra azienda, al vostro prodotto o al vostro servizio che potrebbe effettivamente far cambiare le carte in tavola. Con la ruota della fortuna c'è come un cambio inaspettato. Può essere che non sia proprio un nuovo inizio, che ci sia come che tutto questo cambio dia come l'idea di terminare qualcosa per dedicarsi ad altro, però è un periodo secondo me di stabilità con questo 4 di bastoni, è un periodo che ha un potenziale per seminare. E comunque vi dico che avete la ruota della fortuna, potrebbero anche esserci dei contatti che farete in questo periodo, che possono esservi poi utili in un futuro. Sento che potrebbe essere una donna con una,
una parte intellettuale molto sviluppata, molto acuta. Non lo so, come l'idea che potrebbe esserci qualche spunto in più. Se parliamo di progetti, se sono progetti inerenti al lavoro, vi dico, c'è come aria di mantenere quello che è stabile, cercare di espandere qualche cosa, stabilizzare quello che c'è già, però è anche vero che con il mondo e questo matto e ruota della fortuna c'è la chiusura di un capitolo per iniziare a focalizzarsi su qualche cosa di nuovo. Io sento che c'è un tema con gli spostamenti, probabilmente qualcuno inizierà a lavorare di più a domicilio o cose così. La casa la vedo, c'è un lavoro da fare in casa, può essere nella vostra casa o in casa di qualcun altro. Per quello che riguarda i soldi, allora, diciamo che è un periodo di stabilità, comunque, avete imperatore e imperatrice, si parte con un cavaliere di pentacoli e poi arriva comunque la ruota della fortuna, quindi secondo me non è che mancheranno, sì che ci sarà una piccola perdita, non mancheranno, ma sì che ci sarà una piccola perdita, un qualche cosa che non avete contato, qualche spesa che vi siete dimenticati di dover fare o cose per lo stile. E quindi si tratterà di ricalibrare solo un pochettino gli obiettivi del mese, però devo dire che tutto sommato, insomma, con questa ruota della fortuna a fine mese qualcuno potrebbe anche addirittura vincere dei giochi, dei soldi al gioco, potreste trovare dei soldi per terra, potrebbero regalarvi del materiale, potrebbe arrivare qualche cosa in più che non vi aspettate. Parliamo di relazioni. Allora, io sento che c'è qualcuno intorno a voi che sta cercando di convincervi di far qualcosa e voi no. E voi fate finta di non vedere, cioè nel senso che sì, siete coscienti del movimento che sta cercando di fare questa persona, ma farete finta di non capire. Ve la butto lì, no? Non perché sia un qualche cosa di chissà che drammatico o tragico, tragedico stavo dicendo. Vabbè. Però è semplicemente qualche cosa che non avete piacere di fare, c'è qualcuno che sta tentando secondo me in questo periodo di convincervi un po', no? Sento anche che potrebbero arrivare queste discussioni con questo 5 di bastoni effettivamente. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, se non avete nessuno, io sento che già all'inizio del mese, per qualcuno addirittura a fine aprile, potrebbe già arrivare una persona che vi interessa parecchio. Potrebbe esserci come una differenza di età. Ehm, Mi viene da dire anche una differenza di cultura per qualcuno, quindi ci potrebbe essere qualcuno di straniero, magari. E sì, se ve la devo dire tutta, non è una di quelle cose che parte subito al ci sentiamo tutti i giorni, buongiorno, buonanotte, non si crea subito un'abitudine con questa persona, ma sento come se fosse una cosa più equilibrata, come uno sviluppo più lento delle cose. Magari le prime volte ci si sente, non lo so, un paio di volte alla settimana, poi dopo un po' diventa un po' più frequente questo messaggio, magari si passa la chiamata, cioè non lo so. Ho come questa sensazione che verso fine mese ci sarà come un cambio inaspettato verso qualche cosa di più stabile, cioè è come se alla fine non foste realmente dentro una storia, dentro una relazione, perché magari è una connessione che avete sul mondo del lavoro, è una connessione che avete online, piuttosto che di una persona che vedete sempre al bar e con la quale sì, vi attira, però magari avete iniziato a scambiarvi qualche parola così da poco ed è da poco che avete il numero di telefono, insomma c'è come un giro inaspettato alla fine del mese, ragazzi. Tutte le idee che vi eravate fatti prima potete anche mandarle a stendere perché cambierà tutto, secondo me. È un buon periodo, cancro. Per chi è in coppia.
Sento che c'è bisogno di trovare un po' di verve, trovare come un po' di grinta all'interno della coppia. Potrebbe essere necessario ritrovare un po' la passione. Ritrovare non intendo che l'abbiate persa, però magari giocare un po' o creare come un'atmosfera romantica o non lo so, come la sensazione che dobbiate un po' uscire dalla monotonia, dalla routine, in questo senso, a livello di coppia, che può anche essere, vi faccio un'idea, vi faccio un esempio, se siete abituati, non lo so, mangiare sempre a casa, per dire, 7 su 7, una sera, non dico andare fuori a cena, ma organizzare magari una cena picnic seduti per terra e non lo so, fare qualcosa di diverso, che c'è bisogno come di spezzare la routine. Coppia molto solida in questo momento, devo dire. Sento che è un buon periodo per portare a galla certe cose. Per chi fosse in una relazione più o meno non definita, clandestina, lenta, insomma, o magari se siete anche in no contact, devo dire che le cose verso la metà del mese potrebbero inaspettatamente cambiare. Allora, potrebbe essere necessario tirare i remi in barca da parte vostra, cioè prendervi i vostri spazi, delimitare quali sono i vostri confini, quali sono i vostri non negoziabili, che cosa accettate, su che cosa chiudete un occhio e che cosa invece no. Però ho anche l'idea che con questo 4 di bastoni alla fine ci sia come una possibilità di creare un'atmosfera stabile e anche serena, perché ci si allontana un po' dai problemi che ci sono stati nel passato. Imperatore e imperatrice sono la coppia per eccellenza, avete 2 4 di bastoni, ruota della fortuna, giudizio ragazzi, avete il mondo. Quindi si può effettivamente parlare di qualche cosa, di un'unione che ha un certo spessore energetico. Non trovavo la parola esatta. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Perché è proprio la coppia per eccellenza. Può anche essere un collaboratore, ragazzi, e non è detto che uno dei due debba essere per forza uomo e l'altro donna. Semplicemente potrebbero essere due uomini, uno che ha un'energia più maschile e l'altro un'energia più femminile, e viceversa, due donne, una con un'energia più maschile e l'altra più femminile. Però è un periodo di equilibrio, di stabilità, di crescita, di prosperità materiale proprio. L'innocenza, la carta del sole, è come se vedeste questo periodo che sta per entrare con un nuovo entusiasmo, oppure quello che sta per entrare vi darà un nuovo entusiasmo. Qui abbiamo vite passate, oltre le illusioni, nessuna cosa che è il Papa, e lasciarsi andare. Qui di nuovo abbiamo il giudizio, qui abbiamo la luna. Avete 4 arcani maggiori su 5, voglio farvi notare. È come se ci fosse una presa di consapevolezza su una situazione o su una relazione, ragazzi. Secondo me qui è una relazione un po' per destino, posso dirla. L'ho detto. Però la ruota della fortuna, 2 volte il giudizio, le vite passate, può essere tranquillamente qualche anima compagna, qualche anima che vi sta, che fa parte della vostra famiglia di anime fondamentalmente, no? Quindi che vi accompagna vita dopo vita, reincarnazione dopo reincarnazione nel percorso di crescita. Qualche volta può essere il fratello, qualche altra volta il cugino, l'amico, il vicino di casa, insomma. Potrebbe fortemente essere una relazione di coppia qui, o comunque una relazione dove c'è una coppia. Però è un po'. Sì, io sento che con questa ruota della fortuna il Papa, in questo mazzo che viene chiamato nessuna cosa, è un po' come se poteste riscrivere il passato, perché è una coppia karmica, avete come già lavorato qualcosa insieme. Si tratta di riscrivere il passato per creare un nuovo futuro. Mm. Bene, è come un po' calibrare questo vecchio karma.
Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Allora, qui parla di una promozione o di un qualche cosa che va verso l'alto, verso aprile. Quindi adesso io sto pubblicando, che siamo ancora a aprile, quindi può essere che già a fine mese, già a inizio mese, con questo cavaliere, cioè scusate, a fine mese di aprile o inizio mese di maggio, perché se no non si capisce, a cavallo dei 2 mesi, via, che possa arrivare effettivamente questa promozione. Francamente è più una chiacchiera della promozione, perché con un 6 di bastoni qui al contrario, è vero che qui ce l'avete anche al dritto, Fatemi vedere una cosa. Sì, per qualcuno potrebbe arrivare, ma diciamo che per adesso lo sento un gruppo molto piccolo, però è come un salto di qualità, mettiamola così. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con la vostra condivisione o iscrizione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione, oppure vi abbonate al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, il percorso non è personale ovviamente come quello via telefono, però comunque ci sono tanti temi che vi possono aiutare a prendere consapevolezza, a diciamo così velocizzare il vostro percorso di crescita. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, sono i video che hanno, le playlist scusate, che hanno la copertina lilla. Vi basta entrare, dare un'occhiata, tenete presente solo che sono 4, sono numerati e vanno visti in ordine cronologico di numero, perché è proprio ogni playlist è come se fosse un livello di una scuola, mettiamola così. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!